Salve a tutti, bentrovati in questo nuovo tutorial. Questa volta ho il piacere di mostrarvi come realizzare queste magnifiche tettoie che vi sto mostrando sulle vostre finestre o balconi di casa. Infatti, guardate che meraviglia è diventata la mia casa installandole. Vi dico subito che le difficoltà che incontrerete nel realizzare queste tettoie o pensiline, insomma, come le volete chiamare, sono molto poche. Ovviamente, come faccio sempre, in questo tutorial vi spiegherò tutto passo passo, dandovi tutte le informazioni possibili. Ovviamente, carissimi amici, la prima cosa da fare è quella di acquistare il materiale per realizzare queste tettoie. Per questo scopo mi sono recato in questa azienda che si trova in periferia di Napoli ed ho acquistato delle travi di legno lamellare di abete. Ho scelto delle travi di 6 cm di spessore per 12 cm di larghezza. Si possono vendere in varie lunghezze e il costo di questo legno non è assolutamente eccessivo. Infatti, tanto per farvi fare un'idea, una trave di 4 metri di lunghezza costa intorno ai 12 euro. Avete capito bene? Ho detto soltanto 12 euro. Ok, allora, il legno l'ho acquistato, adesso mi taglio tutti i pezzi alla misura giusta. Naturalmente nel corso di questa dimostrazione specificherò tutti i dettagli di quello che andrò a fare. Come vedete, per tagliare le travi sto usando una sega da banco. Naturalmente per chi non la possiede può sempre utilizzare un seghetto alternativo. Soltanto che la lama da installare su questo seghetto deve essere di 10 cm, altrimenti sarà impossibile effettuare i tagli su questo legno, il cui spessore invece è di 6 cm. Bene, i pezzi da 41,5 cm sono stati tagliati. Ora con l'aiuto di mia figlia Sara taglierò quelli da 66 cm. Per concludere, ora taglieremo anche gli altri da 73 cm. Tutto il legno è stato spezzato alla misura giusta, quindi adesso procedo alla lavorazione di ogni singolo pezzo.
Ok, incominciamo a lavorare sul pezzo più piccolo, questo qua da 41,5 cm. Infatti, guardate, bene, su questo andrò a fare due tagli da 36 gradi. Imposto il goniometro a 36 gradi come vi ho detto prima. Ecco, siamo a 36, quindi posso stringere molto bene ed effettuare i tagli alle due estremità. Per chi non è tanto pratico nella lavorazione del legno deve fare attenzione a come utilizzare una sega da banco, in quanto questa macchina richiede attenzione e un po' di pratica. Siccome sono inesperto e alle prime armi in questo campo, allora non sarei all'altezza di spiegarvi in modo corretto di come utilizzarla, ma se vi fate un giro su YouTube sicuramente troverete qualche tutorial in cui vi sarà detto tutto. Per chi non ha una sega da banco, come vi ho accennato prima, anche i tagli a 36 gradi li può fare con un seghetto alternativo. Ora ve lo mostro facendovi un esempio. Per cui fate attenzione a quello che vi sto mostrando, perché quello che faccio è molto intuitivo e quindi non occorrono spiegazioni. Come avete visto, è possibile realizzare un taglio a 36 gradi utilizzando un semplice seghetto alternativo. Siccome con il seghetto alternativo, come ben sapete, i tagli non vengono mai perfetti, allora vi consiglio di utilizzare la carta abrasiva nel modo in cui vi sto mostrando per migliorare questo taglio. Ovviamente, se invece usiamo una sega da banco, questa procedura non serve perché la lama farebbe un lavoro molto più rifinito. Allora, i tagli sono stati fatti, ora su questo pezzo devo realizzare ancora un altro taglio, questa volta a forma di arco di circonferenza. Quindi vi consiglio di segnarvi un punto a 9 cm da un'estremità e faremo la stessa cosa anche dall'altra parte del pezzo. Ora giriamo il pezzo e ci segniamo i due punti anche da quest'altro lato. Ora prendiamo un vassoio dalla curvatura molto ampia, eccolo qua, come questo può andare bene, e andremo a marcare un semicerchio tra i due punti che abbiamo segnato. Ripetiamo la stessa cosa anche da quest'altro lato. Ecco, quest'area che ho circoscritto con la penna deve essere rimossa. Per questo scopo utilizzerò un seghetto alternativo, molto economico, insomma può andare bene. Questo che state vedendo l'ho pagato soltanto 20 euro. Per effettuare questo taglio dovete installare una lama da 10 cm perché la trave ha uno spessore di 6. Guardate, quella da 10 cm è un pochettino più lunga rispetto a quella che normalmente si utilizza su un seghetto alternativo. Ovviamente i falegnami professionisti sono attrezzati con seghe a nastro per effettuare questi tagli particolari. Io che sono un fai da te mi accontento invece di un seghetto alternativo, il quale ci metterà sicuramente un pochino di tempo in più, ma questo a me non importa perché non sto lavorando su una catena di montaggio.
Poiché il seghetto non è adatto per questo scopo, noterete che il taglio non è perfetto. Infatti guardate qua, questo è il motivo per cui ho segnato il semicerchio anche da quest'altro lato. In questo modo posso completare il taglio anche da quest'altra parte. Bene, come vedete il taglio ad arco è quasi accettabile. Dopo vi farò vedere invece come sistemarlo meglio. Ora vorrei darvi un consiglio. Se avete tanti pezzi come questi sui quali dovete fare questi tagli ad arco, allora vi consiglio di farvi una lima di carta come questa che vi sto mostrando. Eccola qua, in modo da poter disegnare più velocemente il legno che deve essere tagliato. Ecco, in questo modo, guardate, farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Così facendo faremo molto presto. Ok, detto questo, ora torniamo sul pezzo che stavamo lavorando. Come vedete si presenta molto grezzo come aspetto. Con questa raspa vado a perfezionare il taglio fatto per renderlo più omogeneo. Vi consiglio di passare la raspa anche sugli spigoli, eccoli qua, in modo da renderli più tondeggianti. Ora con la carta abrasiva dalla grana numero 120, eccola qua, vado a carteggiare per rendere il tutto molto più liscio e molto più bello. Sulla superficie piana del pezzo possiamo utilizzare anche una levigatrice come questa, roto orbitale, in modo da fare prima insomma, ma se non ce l'avete potete sempre fare tutto a mano. Logicamente metterò un dischetto sempre dalla grana numero 120. Questa levigatrice l'ho acquistata alcuni mesi fa e mi è costata 63 euro. Per chi è interessato all'acquisto di questo attrezzo troverà il link in descrizione. Guardate che bello e che buon grado di rifinitura abbiamo ottenuto. Quindi riepilogando, il pezzo in origine aveva una forma rettangolare, eccolo qua. Poi man mano abbiamo rimosso le parti che non ci servivano, eccolo qua, abbiamo rimosso gli angoli, abbiamo rimosso questo pezzo centrale, infine è stato carteggiato e questo è il risultato. Bene, ora occupiamoci del pezzo lungo 73 cm. Su questo dobbiamo fare un bel lavoro ad una estremità, per cui con una penna andremo a segnarci un punto a 6 cm, come sto facendo adesso, guardate. Poi con una riga mi tiro una linea dal punto che ho segnato.
su questa linea vado a segnarmi un altro punto a 5 cm di distanza. Ecco, in questo modo. Ora con un dischetto di 12,5 cm vado a segnarmi un arco di circonferenza. Per farlo sto utilizzando un dischetto abrasivo della levigatrice. Ovviamente voi potete utilizzare qualsiasi cosa purché il diametro sia di 12,5 cm. Ora vado a segnarmi un altro punto a circa 1 cm da quello che ho segnato prima. Ecco, in questo modo. E vado a segnarmi ancora un altro punto a circa 12,5 cm dall'estremità del pezzo, in questo modo. Guardate. Con una riga mi tiro un'altra linea da quest'ultimo punto che ho segnato. Bene, ora devo congiungere questi due punti e userò il dischetto che ho usato prima per fare un altro arco di circonferenza. Molto semplice. Ecco, questo è il disegno che ho ricavato. Adesso ne faccio un altro da quest'altro lato. Ho finito, il disegno è completato. Tutto il legno che ho scarabocchiato con la penna deve essere rimosso. Il taglio è completato, però girando il pezzo ci rendiamo conto che non è perfetto. Infatti guardate. Beh, allora passiamo all'attrezzo anche da quest'altro lato. Se avete molti elementi da lavorare in questo modo, beh allora anche qui vi consiglio di crearvi una dima. Eccola qua. In questo modo farete molto prima a tracciare il disegno sul legno. Ok, dato quest'ultimo consiglio, ora ritorniamo sul pezzo che stavamo lavorando prima e useremo la raspa per completare il lavoro e rendere tutto molto più bello. Vi consiglio con la raspa di eliminare tutti gli angoli vivi, in questo modo daremo un aspetto più morbido al decoro che abbiamo creato. Ora passo un po' di carta abrasiva dalla grana numero 120. Anche sulla levigatrice ho installato un dischetto dalla grana numero 120.
Bene ragazzi, questa volta andiamo a lavorare l'elemento lungo 66 cm. Allora, andiamoci a segnare il centro ad un'estremità. Poiché questo pezzo è largo 12 cm, ovviamente il centro sarà a 6. Ora andremo a segnarci altri 2 punti. Questa volta li metteremo sul lato. Uno lo metteremo a 6 cm, eccolo qua, e un altro lo metteremo a 20. Ok. Ora con una riga tiriamo 2 linee da questi 2 punti. Sulla riga più esterna andremo a segnare un punto ad un'estremità a 2 cm. La stessa cosa faremo anche dall'altra estremità di questa riga, sempre a 2 cm. Ora prendo una pentola dal diametro di 19 cm. Eccola qua. Voi ovviamente potete prendere anche qualche altra cosa, vi consiglio sempre il diametro di 19 cm e faccio 2 semicerchi. Questo ne è uno e questo è l'altro. Ora segniamo un punto a 1 centimetro dal bordo esterno del legno. Ecco, questo è il primo. Ne faremo un altro anche da quest'altro lato, sempre a 1 centimetro. Ecco fatto. Bene, adesso prendo il coperchio di una pentola dal diametro di 28 cm, più o meno la misura deve essere intorno a questa, e andrò a fare 2 archi di circonferenza. Anche qua vi consiglio di crearvi una dima se avete molti di questi disegni da tracciare. Il disegno è completato, ora andrò a rimuovere tutto il legno che ho scarabocchiato con la penna.
Per modellare il legno posso utilizzare la raspa come ho fatto fino adesso, oppure per fare prima posso installare sulla mia levigatrice un dischetto abrasivo dalla grana abbastanza grossa. Ecco, io uso questo da 40. Ovviamente in questo modo farò un pochettino prima. In alcuni punti, come questo, la levigatrice non va bene, quindi utilizzerò la raspa. Anche su questa scultura vi consiglio di limare gli angoli e gli spigoli in modo da ammorbidire il tutto. In questo modo sarà molto più bello. Con la carta abrasiva dalla grana numero 120 andremo a completare. Per carteggiare non è necessario utilizzare una levigatrice roto orbitale come quella che userò io adesso. Per carteggiare potete utilizzare anche della carta abrasiva e farlo a mano. È la stessa cosa, ovviamente ci metterete un pochino di tempo in più. Ok carissimi amici, la prima parte di questo tutorial è terminata. Nella seconda parte vi mostrerò come pitturare questi elementi in legno, come installarli sulla parete per realizzare la tettoia e come ricoprire il tutto con delle tegole. Non perdetevela perché ci saranno altri consigli interessanti che vorrei darvi. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!